Eravamo in 5 a aver fatto prima. 3 erano alle scuole, poi c'era Bosi che era prima a Ghedi, poi è andato a Villafranca che era un cacciabombardiere e un ricognitore, e io le ho fatte praticamente al reparto intercettore. Naturalmente io ho fatto più, cioè se andiamo a vedere ho fatto più decolli e atterraggi rispetto agli altri, perché la miscela nostra fai di media un'ora, 70 minuti, ma 70 minuti proprio, se no generalmente un'ora di addestramento. Se fai missioni supersoniche durano 40-45 minuti. Una missione cacciabombardiere sono da 90 in su, quindi cambia la cosa. Con questo non voglio sminuire, no? Non sminuisco. Io dico sempre anche quello che le ha fatte alle scuole. È vero che erano 2 sopra, però è sempre velivolo che vola, quindi ci sono sempre dei problemi. Quindi cioè, come dico, io avrò fatto più decolle, più atterraggi e più velocità supersoniche rispetto agli altri. Però io dico sempre che tutto quello che vola è pericoloso, bisogna conoscerlo, dall'ultraleggero arrivare, ecco, perché quelli dell'ultraleggero si fanno male, si ammazzano, perché non conoscono ancora? Io sono stato qualche volta dove ci sono queste aviosuperfici così, perché ho degli amici che mi invidiano, ma no, ma sai, tu decolli, dico, ma mi dici le velocità di decollo, la velocità di rotazione, queste cose qua. Ma no, ma lo senti col culo, no? Ti dico, ma tu col culo, no, ma veramente è così, no? Dico, ma tu col culo, quando vai per terra lo senti. No, ma questo mi è successo con un mio amico che ha comprato un Pioneer 300. Siamo andati a prenderlo su vicino a in Friuli, adesso non mi ricordo io. Mentre lui svolgeva tutte le pratiche amministrative, no? Pagava queste cose qua, mi fa, ma vai giù, fai il passaggio, no? Che così poi magari quando vengo giù io saliamo e andiamo, no? Perché dovevamo fare praticamente da Aviano, vicino a Aviano, arrivare fino, lui dice ma arriviamo fino a Vercelli, abbiamo fatto 2 calcoli, si arriva, è una bella macchina, è il Pioneer 300, è una macchina con l'ala bassa, carrello retratile, faceva 250 all'ora, no? Bella. Mentre lui faceva quello, io vado col tizio che mi doveva fare il passaggio, fa, ma si sieda a sinistra. Dico, ma tanto andando giù sono a destra, poi cosa cambia? Non cambia niente, destra-sinistra, non cambia niente. Non gli avevo detto chi ero, non, assolutamente. Io sono uno che non... Cioè, no, non è che vado in giro, io sono... No. Ci sediamo, mettiamo in moto, dico, scusa, mi puoi dire la velocità di rotazione, le velocità di stallo, queste cose qua, tanto per capire qualcosa. Ma no, ma il decollo lo senti con il culo. C'è uno che vende un aeroplano del genere, con quelle prestazioni lì, mi dici che la velocità lo senti col culo. Ho detto, vabbè, io l'ho trattato male, perché l'ho mandato a fa dove lui ha detto, perché gli ho detto non è così che si fanno le cose, ho fatto il passaggio tutto, e il mio amico arriva giù, ma quello là è venuto su, ha detto che l'hai trattato male. Ma l'ho trattato male perché, ma se io gli chiedo una cosa lui me la deve dire, o no? È come se io vado a comprare una Ferrari, che sono sempre andato su una 500, vado là, la prendo, ma vuoi provare ad andare con qualcun altro che ti fa vedere come funziona oppure no? E difatti si vedono che ogni tanto qualcuno fa puff. Adesso poi hanno fatto l'avanzato e io ero andato tanti anni fa a Piacenza, ma ero già fuori dall'aeronautica, che facevano degli incontri con gli ufficiali di sicurezza a volo, queste cose qua. E sentivi sta gente, diceva, ma no, ma noi
dobbiamo avere le radio, il coso qua per poter andare. Dico, ma dove volete andare? Ma dove vuoi andare? Ma andavo anch'io su quella cosa lì, ma dove vuoi andare? Ma meglio di così, tu c'hai un aeroplanino che lo metti in un prato, dai il motore, decolli, atterri in quel prato lì, ma cosa vuoi di più? Non devi sottostare niente, devi solo stare sotto certi livelli, non entrare dentro a zone dove non puoi entrare. Poi meglio di così, non lo so, no? Ma no, ma noi vogliamo fare andare a atterrare, per dire, a Caselle. Ma già se tu vai a atterrare Caselle e io ero lì col 104 che dovevo tornare ed ero scannato di carburante, perché poi quando tu facevi quei voli lì, io li facevo completi, arrivavi giù che c'avevi 400 libbre, perché dovevi vedere l'accensione della spia del basso livello carburante. 400 libbre sono poche, E se fai così e atterri, e ti trovi una pistola così che fa l'avvicinamento, tu per terra. Ma no, ma dai, non è possibile, questi devono stare. Io dico, ma hai avuto un vantaggio che non devi contattare nessuno, la cosa più bella è quella lì. A me piaceva volare di notte, perché di notte c'era poca gente che volava, no? Quindi sentivi solo parlare il CRC quando ti dava indicazioni, queste cose qua, no? Ed era bellissimo. Di notte, quando c'era la luna, che bello, magari alla fine di tutto ti facevi pure con la B, no? Il più bel volo che potevi fare era quello lì. E questi vanno a rompere, ma cosa vai a rompere? Ma stai tranquillo. Ma vedo delle cose incredibili su quelle cose, hanno una strumentazione che manco i piperini di una volta avevano, delle cose incredibili. E poi montano dei motori che, insomma, io ero partito per farne uno, che poi ha abortito la cosa perché mi ha dato un sacco di problemi col coso lì. Il Rotax mica è un motore aeronautico. È una motozzappa, no? È un motore dai reattori. Metti sotto. Per me il motore da aeroplano così sono motori raffreddati ad aria, deve avere almeno un'elica a passo variabile, ma non con quelli che hanno loro qua a svergolamento. Ma l'avete visto come sono quelle a svergolamento? Poi si spaccano, dai, c'è già dei problemi. Io ho fatto, fra l'altro ho fatto pure il passaggio sul Piaggione e sul CI. Piaggione, lo sai qual è il P166? Mica, ma che cazzo. Con quello proprio ho fatto un volo prova una volta, sono andato su sopra tra Genova e adesso non mi ricordo più come si chiama. E dovevamo fare le prove di spegnimento motore e riaccensione. Avevo su il motorista, no? Dico, vabbè, spegni il motore, non ripartiva più, andiamo bene, cazzo. Poi a forza di star lì a pistolare cosa, è ripartito. Non contento, ho detto, spegniamo l'altro, mette l'elica in bandiera, non usciva più dalla bandiera, ma va. Allora dando lo starter è uscita dalla bandiera. Facciamo le prove di stallo, stava là a 10 nodi più alto di quello che doveva stallare. Boh. Diamo aria al carburatore, no? Si bloccano le manette. Fatto, perfetto. Siamo tornati giù. Ho detto, ma sta aeroplano qua, cosa avete fatto? Avete fatto qualcosa? No? Ma no, ma può succedere, sì, può succedere, però non deve succedere. Avevo l'ufficiale tecnico, va a controllare i filtri dell'olio, erano tutti intasati e funzionava solo le valvole di bypass. Lì c'era un ingegnere, fa, ma c'è la valvola di bypass, ma la valvola di bypass è un'emergenza,
non è una cosa normale, perché altrimenti togli via il filtro e fai andare l'olio direttamente così, finito, no? Cosa mi rappresenta? Comunque, no, è stata una bella esperienza la mia, sono contento. Gli ultimi anni ho fatto il comandante dello STO, no? Poi quando abbiamo portato la bandiera dello Stormo giù a Roma, sono diventato comandante dell'aeroporto, avevo ancora 4 anni prima di andare in cosa, però c'era una legge che se uno aveva tot anni da tenente, tutte queste cose qua, poteva andare in pensione 4 anni prima, come se andasse per limite d'età, no? E lì non c'era più un aeroplano, non c'era più niente, che ci sto a fare? E sono andato in pensione. Sono andato in pensione il 24 dicembre del 99. L'ultimo volo l'ho fatto forse un volo prova col Macchino, cioè con 339 a Venegono, il 17 o il 18 dicembre. E avevo fatto sempre in quel mese lì l'ultimo TF a Caselle, quindi ho volato fino all'ultimo. No, sarei rimasto se ci fosse rimasto ancora la collegamenti, no? Quindi che si poteva fare ancora attività col 339, con qualcosa così. E qualche velivolo a Caselle si poteva fare. E ho detto, ma tu fai attività a Caselle? Dico, ma l'attività a Caselle è poca, non è che ci sia proprio... E volare sul 104, non è che se non hai un po' di continuità, non è bello volarci. E allora ho deciso. Vado lì con un mio amico e mi fa, cioè, lui è un ultraleggero, mi ha portato un ultraleggero. Atterriamo e vedo uno con una tuta, sai, quelle arancione, no? Quelle da collaudatore di una volta. Dice, mica, questo è un collaudatore. Arrivo vicino, il mio amico fa, sai, lui è un pilota di 104, questo mi guarda, un cesso di aeroplano. Ho detto, tu cosa voli? O cosa hai volato? Ma io, allora, non ti devi permettere più di dire che è un cesso di aeroplano, perché per parlare ci devi volare. Quando tu hai volato, allora parli. Ma se non hai volato, non puoi parlare. Però c'ha la tuta da collaudatore. Dio buono, dico, ma subito... Vuoi sapere ancora qualcosa?